Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Il video di oggi lo voglio aprire così: rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate sul modello 730 o modello unico, insomma sulle dichiarazioni dei redditi. Magari qualcuno di voi potrebbe dire ma come sei in anticipo, manco ancora l'abbiamo compilate le dichiarazioni dei redditi. Con calma, io intanto inizio già a dirvi come sarà, così quando sarà il momento voi siete già pronti e preparati. Più che altro ne parlo anche perché è arrivato un chiarimento da parte appunto dell'Agenzia delle Entrate il 22 di marzo, dove ci spiega come nel caso in cui un contribuente non è titolare di un conto corrente, bancario o postale, ci spiega come viene fatto il rimborso, senza dover aver bisogno di presentare nessuna domanda, nessuna istanza di rimborso, senza fare nulla. Quindi nel caso in cui una persona non ha comunicato le coordinate bancarie o postali, cioè il classico IBAN, il pagamento del rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate alle persone fisiche viene fatto in questo modo, che adesso vi dico. Con dei titoli di credito che sarebbero poi niente di più che degli assegni vidimati ed emessi dalle poste, il classico assegno postale, ecco, per capirci. Poi, dopo che viene fatto l'assegno, questo assegno viene spedito con raccomandata al domicilio della persona, quindi l'importante è che voi almeno i dati dell'indirizzo di casa o di dove volete che vi spediscano l'assegno, almeno quelli siano giusti, se no non lo ricevete. E terzo, entro 60 giorni dalla sua emissione, quindi nel momento in cui la posta emette questo assegno, avete tempo 60 giorni per andare a incassarlo direttamente in qualsiasi ufficio postale. Quindi ricevete una raccomandata con l'assegno, tutto quanto, andate in posta e ve lo incassate in contanti. E poi magari uno potrebbe anche dirsi: ma io come faccio a sapere quanto ho di rimborso? Cioè dove sta scritto quanto devo ritirare dall'Agenzia delle Entrate o quanto mi deve rimborsare lo Stato? È molto semplice. Nel momento in cui fate la dichiarazione dei redditi, soprattutto un 730 o un modello unico, il professionista abilitato all'invio della dichiarazione, che può essere anche o un professionista o un CAF, vi devono rilasciare un'attestazione con un prospetto di liquidazione. Cos'è il prospetto di liquidazione? Praticamente un foglio con tutto quanto scritto. Se dovete pagare c'è scritto c'è da pagare X, no? Totale, c'è proprio bello scritto grosso, attenzione che sono belli scritti grossi. Invece se dovete ritirare dei soldi, anche lì c'è scritto bello grosso, attenzione, tu hai questo il rimborso tot da rimborsare, quindi tot che devi ricevere. Quindi se stiamo parlando di dipendenti, nella retribuzione di competenza nel mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare il rimborso che riguarda le tasse pagate in più l'anno prima. Mentre invece se non avete un datore di lavoro o non avete l'INPS, come vi ho detto, i soldi arrivano dall'Agenzia delle Entrate con un assegno postale vidimato dalla posta, quindi ve lo andate a ritirare in posta. Bene, io spero che con questo video ci siamo chiariti, abbiate capito vagamente come funziona. Se avete ulteriori dubbi basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti e vedo se riesco a darvi una risposta. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina e poi, come sempre, se avete tempo e voglia, seguitemi anche su Instagram, perché anche su Instagram faccio altre cose interessanti. Con questo è tutto, noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre solo sull'unico canale originale di YouTube, il mio. Vi aspetto. Ciao!